Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 188. Sì o no? Fai tu la domanda. È una videolettura un pochino più semplice, non ci sono io che presento, non c'è il finale, non ci sono i bloopers. Questo perché? Perché, e sarà così anche quella di domenica, perché come sai questa settimana al mio paese, a Palaia, più o meno in prossimità del mio studio e anche proprio davanti al mio studio, ci sarà la manifestazione dei mercatini di Natale ai quali parteciperà anche la Lucerna di Cronos con la cartomanzia, quindi potrai venire a farti fare le carte direttamente da Cronos nel suo studio. Ecco, per questo ho un pochino meno tempo per girare video, per tenere consulti, perché sto appunto organizzando questa giornata e quindi per non farti mancare il video settimanale, ma anzi, come vedi, per dartene addirittura uno in più, che mi piacerebbe tenere addirittura, ma non so se ce la farò a tenerlo settimanalmente uno in più. Comunque, per non farti mancare i video, ho scelto di fare questi due video, quindi quello di oggi e quello di domenica, senza introduzioni, ma andando direttamente ad estrarre le carte per te. Quindi pensa ad una domanda. Ovviamente il video di domenica sarà un pochino più articolato, nonostante non ci saranno presentazioni. Pensa ad una domanda, può riguardare l'amore, può riguardare il lavoro, può riguardare qualsiasi tipo di argomento. Concentrati su questa domanda e chiedi se la risposta alla tua domanda è un sì o un no. Io butterò giù 3 carte e poi andremo ad approfondire con il tarocco marsigliese di Claude Bourdelle. Puoi scegliere anche più varianti pensando a più domande, per esempio la prima per l'amore, la seconda per il lavoro e via dicendo. Ok, queste sono le nostre 3 varianti, le identifichiamo con Ovlite Blu, Avventurina Pesca e poi mettiamo l'Agata Naturale. Ti do qualche secondo, ti ripeto le varianti: Ovlite Blu qua, Avventurina Pesca qua e Agata Naturale qua. Penso che tu abbia già fatto la tua scelta, possiamo passare alla prima variante che è l'Ovlite Blu, ovviamente prima sigla! Eccoci dunque alla prima variante, l'Ovlite Blu. Per te che hai scelto la prima variante, la risposta alla tua domanda è un sì oppure è un no? Allora, una temperanza dovrebbe essere più un sì, è una carta comunque di tempo, di attesa, di pazienza, non è un qualcosa di immediato. Non è un qualcosa di immediato, non vuol dire che se hai pensato ad una domanda inerente per esempio un ritorno o la conoscenza di un qualcuno di nuovo o il trovare un lavoro, il migliorare la tua situazione economica, insomma qualsiasi tipo di domanda, non vuol dire che debbano passare anni, può anche essere un qualcosa che va oltre il momento che tu avevi pensato. Ad esempio tu puoi aver detto nel 2023 riuscirò a consolidare la mia situazione finanziaria, magari qua ti dice
nel 2023 farai comunque un buon passo, però devi ancora attendere un pochino. Quindi secondo me è un sì, la temperanza non è una carta così negativa, è una carta molto positiva, però ti ripeto è sempre una carta che anche tradizionalmente è una delle più famose per quanto riguarda l'attesa in generale. Comunque la carta della temperanza invita anche magari a cercare forse una strategia, forse un modo di approcciarsi al problema che riguarda la tua domanda che sia differente da quello che hai tu. Potrebbe essere una persona che magari ha chiesto una realizzazione lavorativa ma che sta lavorando, diciamo un po', usiamo questo esempio, che sta toccando i tasti sbagliati per evolvere. Magari se riesce a settarsi su altre frequenze, a toccare altri tasti un po', forse favorisce lo sviluppo della situazione lavorativa. Oppure magari potrebbe essere un qualcosa inerente all'amore. La temperanza è una carta che riguarda la sessualità, riguarda il feeling, riguarda tutto ciò, anzi forse più inerente l'amore o inerente anche quella che è l'interiorità, quindi una delusione a cui rimediare, in alcuni casi un ritorno, in altri casi può essere il linguaggio dell'interiorità. La temperanza è una carta legata all'arte, quindi anche su questo potrebbe starci la domanda: mi realizzerò attraverso una via che concerne l'arte, pittura, scultura, scrittura e tutto ciò che verte intorno al linguaggio interiore e ai suoi modi di manifestarsi attraverso la tecnica dell'uomo. L'arte alla fine è una tecnica, non è solo una tecnica chiaramente, però si esprime attraverso la tecnica. Allora andiamo un po' a vedere per te che hai scelto la variante numero 1 dell'Oblite Blu, che cosa vogliono aggiungere, soprattutto perché è un sì ma con i tempi un pochino superiori a quelle che sono le tue aspettative. Mi viene anche da pensare che se hai chiesto per un litigio, qua potrebbe esserci una carta che ti dice che la risposta è un sì, ma perché verrà fatta pace, soprattutto quei litigi dove ci si impone di avere ragione. Allora, l'otto di denari, come vedi, è una carta, anche l'otto di denari, che va a parlare comunque di tempi lunghi, non è una carta che parla di realizzazione a breve termine. L'asso di bastoni, qualunque cosa tu abbia pensato, ci sono comunicazioni in breve tempo e secondo me sono anche comunicazioni, diciamo, se non proprio favorevoli, comunque che aprono uno spiraglio di luce su quella che è poi la situazione per cui chiedi. Per esempio, se tu avessi chiesto se troverai l'amore o anche se troverai lavoro, qui può esserci una nuova conoscenza interessante, anche se con un asso, forse l'asso di bastoni è quello un pochino più pragmatico di tutti e di solito rappresenta proprio la nascita di un qualcosa, quindi può esserci una conoscenza interessante, ma al tempo stesso è un qualcosa che ha comunque sempre bisogno dei suoi tempi per maturare, ti ricordo. Però comunque notizie a breve per quanto riguarda la situazione per cui hai chiesto. La giustizia. E portano un riequilibrio, mi viene da dire. E il 5 di spade. Allora ti vado a confermare che la risposta è un sì, anche perché non sono il solo, credo, qui su YouTube a usare un metodo del genere. Su 3 carte 2 sono estremamente favorevoli. Una è certo una delle carte più negative che possono esistere nel mazzo, però
anche lì va un pochino visto, negativa in realtà in quanto magari a quelle che possono essere nostre delusioni che non siamo riusciti ad elaborare, insomma ci sarebbe tutto un discorso da fare, nessuna carta del mazzo è mai negativa. Il 5 di spade è una carta che spaventa, certo, parla di crisi, di guerra, di periodi in cui ci si sente un po' sconfitti, eccetera, però tieni presente che qua arrivano notizie su quella che può essere, chiamiamola una sconfitta, chiamiamola di un qualcosa che merita un riequilibrio. Quindi, se te la devo dire a modo, notizie di un riequilibrio su qualcosa che comunque ti preoccupa, quindi non fa una grinza. Però ti ripeto, sono notizie, è quasi un segno del destino che ti dice sì, ok, va bene, avrai ciò che vuoi. Però come diceva il meme su Facebook, keep calm. Purtroppo spesso e volentieri siamo, ma io per primo magari, siamo persone che tendiamo a voler manifestare tutto nei tempi più brevi possibile. Questo perché magari abbiamo bisogno effettivamente, uno che ha bisogno di pagare una bolletta è chiaro che deve riuscire a trovare il modo di vedere entrare il lavoro nella sua vita, su questo non ci piove. Talvolta questo può anche per nostro modo di essere manifestarsi anche nella sfera sentimentale, magari ci pesa il litigio con qualcuno, magari vogliamo il ritorno di un qualcuno per chiarire, magari vogliamo un nuovo amore, insomma qui c'è una situazione da riequilibrare, una situazione dove una carenza si fa sentire in tutta la sua forza con un 5 di spade, carta che rasenta in alcuni, secondo alcuni commentatori, forse uno dei dolori più brutti, perché parla di lutto, non è una parola facile, è una parola che presuppone un periodo di dolore per una perdita irreparabile, o comunque che si ritiene al momento irreparabile, o per un sopruso che si ritiene uno smacco che ci ha fatto il destino, un'altra persona che si ritiene molto forte. Però qui la risposta è comunque un sì alla tua domanda. Non nei tempi che tu vuoi, ma è un sì. Andiamo a vedere cosa vogliono aggiungere. Vediamo un po' perché esce la carta dell'asso di bastoni. Allora, la regina di spade, vedi, è una carta di privazione. Qui secondo me ci sta bene proprio non tanto chi ha un desiderio, poi per carità, se non ti risuona la variante prova a sceglierne un'altra, oppure magari prova a riformulare anche la domanda, a volte anche riformulare la domanda, il caso classico dell'amore, dal tornerà al faremo pace, cambia come domanda e come approccio. Una regina di spade va a parlarmi appunto di un qualcosa che ci fa sentire privati, una parte di noi che dobbiamo riuscire a sanare, perché ne abbiamo intorno a quella parte, a quella sfera della vita, abbiamo una memoria che è guasta, che va sanata, che va comunque integrata di ciò che riteniamo ci sia stato tolto, quindi anche l'aver sofferto parecchio per una chiusura d'amore, o l'aver magari un bisogno anche impellente per quanto riguarda la propria sfera materiale. Insomma, qua c'è proprio un qualcosa di cui sentiamo tutta la carenza, perché sentiamo che un po' un'altra persona o il destino ci hanno sbeffeggiati. Perché esce la carta della giustizia. Se si tratta qui di una causa legale, la risposta è un sì, ma anche qua secondo me si tratta comunque di un qualcuno che poi va a trovare un accomodamento. Vedi, 2 di spade, mentre lo dicevo è uscito. Va a ribadire che c'è bisogno di tempo, però anche del fatto che comunque
un equilibrio. Tra l'altro è molto interessante perché laddove qui abbiamo la carta della giustizia e la carta del 2 di spade, sono due portatori di equilibrio, soprattutto per quanto riguarda persone che hanno discusso. Quindi qua, se c'è stata una litigata, se c'è una causa in corso, se c'è una rottura a cui vuoi comunque rimediare, qui ti dice sì, ok, puoi riuscirci nel tempo, non è subito, non ti è dato immediatamente, perché esce la carta del 5 di spade. La stella, vedi? Allora, se fosse un qualcosa che riguarda il lavoro o l'incontrare un nuovo partner o anche l'uscire da un particolare stato dove c'è appunto un percepire un qualche tipo di carenza, tornano a ribadirmi che è un sì, però secondo me potresti provare a scegliere un'altra variante per il lavoro, per i soldi. Qua secondo me la vedo più come il classico faremo la pace, ci sarà un ritorno, ci ritroveremo. Può essere un reintegro sul lavoro, riavrò quello che mi è stato tolto, ecco, in questo caso sì, può essere, però qua i tempi sono molto lunghi. Ora non ti dico che passano l'anno, forse no, perché questa notizia è anche abbastanza vicina, però i tempi poi di assestamento, di aggiustamento sono lunghi. Tu potresti avere anche notizie, se si tratta di una causa, di un amore finito, di un litigio, insomma, se c'è una controparte, se non è il destino che ti ha provocato un mancamento, ma se c'è una controparte, tu potresti avere anche a breve notizie sul fatto che questa controparte non se la passa bene, oppure ha avuto un problema importante. Sì. Sì, perché le notizie mi vanno su una regina di spade, quindi l'asso di bastoni, che di solito concerne tutto ciò che riguarda l'iniziare un qualcosa di nuovo con altri o le notizie che vengono da altri, è comunque un nuovo inizio o una notizia appunto che rinnova la nostra percezione di una situazione o di una persona, è associato a una regina di spade. Quindi il primo segno che ti verrà dato sul fatto che comunque le cose stanno prendendo una piega diversa è che la persona o le persone a cui stai pensando non se la passano bene, soprattutto se qui c'è una causa legale in corso o se si tratta di un matrimonio, una storia finita, un'amicizia finita, insomma una condizione nella quale c'era un'empatia che legava, che è venuta a mancare. Sì, questo è un segno molto importante. Bene, ti ringrazio per aver visto questa prima variante. Se hai scelto altre varianti per altre domande, continua pure la visione del video. In caso, se vuoi, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passiamo alla variante numero 2, l'avventurina pesca. Vediamo se per te che hai scelto la variante numero 2 o per la tua domanda, se hai già visto anche la prima, la risposta è un sì o un no. Pensa alla tua domanda, concentrati. Allora, qui è un ni. Diciamo che dipende dalla domanda. Se la domanda verte intorno all'amore, a un ritorno, a quello che è anche recuperare rapporti con la famiglia, con un amico, con un'amica, sì, è un sì. È un sì, la papessa è un mantenere solidi rapporti nonostante quella che può essere magari
una momentanea separazione. Quindi se qui il classico ritorno di situazioni, riproporsi di persone, eccetera, eccetera, ok. Se si tratta di un nuovo incontro, qui può essere un sì, però non lo so, con una papessa credo che si tratti più di un ritorno, sai? Di un qualcuno che già ha fatto parte della tua vita. Se stai cercando un nuovo amore, la papessa può essere un nuovo amore che nasce, ma solo per pochi, credo, intorno a quella che è una qualche forma di scrittura. E per scrittura non mi riferisco alla scrittura di messaggistica, perché se no non sarebbero pochi, la usiamo tutti la messaggistica. Potrebbe nascere intorno a qualche forma di scrittura come contratti, libri, burocrazie, eccetera, eccetera. Quindi un qualcuno che è in quel campo lì. Se non hai particolari legami con quel campo lì, può essere appunto un ritorno, ripresentarsi di un qualcuno. Se invece la domanda riguarda il lavoro, i soldi, la risposta è un sì pieno. La papessa è una carta di accumulo di esperienze, ma anche di materiale, di soldi, di benefici, di tutto ciò che riguarda comunque il costruire in maniera paziente e in maniera anche costante quello che è proprio il futuro, il domani, il divenire. Se riguarda un cammino spirituale è un sì, anche in questo caso, perché se riguardasse un cammino spirituale abbiamo proprio la sacerdotessa, in alcuni mazzi viene chiamata, quindi in questo caso addirittura si parlerebbe di un ritrovato o rinnovato punto di vista, che mi spingo a dire per alcuni versi iniziatico, su una situazione che comunque non è malissimo già di base, perché comunque una papessa, ti ripeto, è anche un'accumulatrice di esperienze, quindi va bene. Se riguardasse una causa legale, anche qua è un sì pieno. La papessa è un avvocato, un giudice, e anche in questo caso comunque è duale, ovvero ha comunque un punto di vista che forse differisce un po' dal nostro, quindi anche un'eventuale causa legale qui può essere vinta, ma solo magari scendendo a dei compromessi, o comunque non vinta al 100% secondo me, perché la papessa è anche uno specchio della personalità del consultante, quindi qualora esca la papessa ti dice: se hai ragione ti do ragione, se hai torto ti do torto, però tu nella tua interiorità sai bene se hai ragione al 100% o torto al 100%, quindi anche in questo caso potrebbe essere una vittoria, ma un po' si diceva una volta una vittoria di Pirro, ovvero una vittoria che lascia un po' il tempo che trova. Quindi la seconda domanda, diciamo che è un pochino, ammesso che tu non frequenti per qualche motivo la scrittura o ciò che è comunque anche il far parlare il simbolo, anche il far parlare i tarocchi, l'unica risposta un pochino più negativa è quella che riguarda una nuova conoscenza. Ammesso che, ti ripeto, tu non sia un cartomante o una cartomante, allora in quel caso o uno scrittore, una scrittrice, un avvocato, un'avvocatessa, eccetera, eccetera, chiunque deve comunque per lavoro, e per cartomante non intendo un cartomante che maneggia tarocchi ogni tanto, uno che lo fa come me, lo fa come altri validissimi amici e professionisti su YouTube o anche senza YouTube, comunque una persona che effettivamente ha fatto del simbolo la sua vita, quindi scrittore, scrittrice, avvocato, avvocatessa, cartomante, eccetera, eccetera. Tutto ciò che riguarda la comunicazione attraverso la scrittura o il simbolo, e mi ci sta anche l'artista. In questo caso la risposta è un sì. Ma se non hai particolare
interesse a sviluppare un discorso legato all'indagine del simbolo a livello proprio, ti ripeto, lavorativo o della scrittura, la risposta è un no. Per tutto il resto direi che è un sì, perché comunque la vittoria legale ci sta, pur se magari non completa, una vittoria diciamo all'80%, potrebbe essere una vittoria che ti riconosce la vittoria in una causa, ma non ti dà poi di fatto un vero e proprio risarcimento, ipotesi, se stai aspettando un risarcimento. Potrebbe essere una comunicazione burocratica che ti porta a un beneficio, una comunicazione da una banca, da un ente, può essere una crescita del tuo cammino spirituale, può essere un incremento del tuo lavoro, un contratto di lavoro se non ce l'hai, quindi in questo caso è un sì. Nel caso di nuovi incontri, ti ripeto, c'è un po' quella clausola. Andiamo a vedere col tarocco marsigliese di Claude Bourdelle che cosa vuole dirci la seconda variante dell'avventurina pesca. Concentrati sulla domanda. Guarda, di nuovo la papessa, quindi direi che riavvolgi il nastro e riascolta quello che ho detto, più o meno vale tutto ciò che ho detto. Ah, mi ero scordato, se si tratta di un ritorno è un sì al 100%. Anche la papessa non è una carta velocissima, questo te lo dico. Fante di spade, re di coppe, 2 di bastoni. Allora, anche qui vanno a ribadire il sì, però in funzione di quella che è l'aspettativa, perché un fante di spade è un qualcuno che attende, qua mi ci sta veramente una causa legale o comunque un qualcosa di burocratico, ma è anche un osservatore, quindi ci sta di nuovo lo studio, ci sta di nuovo quello che è un po' il lavorare con il simbolo, con le parole. Il re di coppe è comunque una persona che aiuta, una persona che dà comprensione, che porta empatia. Potrebbe essere, anche se la domanda riguarda il lavoro, un sì, non in tempi rapidissimi, però, oddio, non in tempi rapidissimi, con un fante di spade forse un pochino più rapidi della variante 1. Però comunque, ecco, ti porta a quella che è un'occasione che poi devi valutare. Quindi sì, qua la risposta è un sì, soprattutto per quanto riguarda le questioni materiali o i ritorni. Per tutto il resto è un sì, ma dovendo forse un pochino cercare un accomodamento, diciamo. Sì, penso che sia così. Andiamo a chiedere maggiori info, perché in questo modo non è che mi dicono tanto, Può succedere a volte. Perché esce la carta del fante di spade? Che tra l'altro è anche in questo caso una notizia, una voce, tutti i fanti lo sono a loro modo, ma qui potrebbe tardare un pochino. Il re di bastoni, perché esce la carta del re di coppe? Ok, comincia ad essermi chiaro con questo re di bastoni, però. Il 4 di spade, perché esce la carta del 2 di bastoni? La regina di coppe. Allora, mi è chiarissimo a questo punto. Cominciamo a rispondere alle eventuali domande. Se stai chiedendo per benefici materiali, burocrazia, cause legali, tutto ciò che riguarda
il riconoscimento di uno status, dal darti lavoro fino al vincere la causa, fino al trovare casa, mi ci sta con la papessa e anche con la regina di coppe. La risposta è un sì, e o tu stai osservando qualcosa, stai seguendo qualcosa, o qualcuno sta comunque per portarti una proposta in merito, ed è un sostanziale aiuto dato da qualcuno che ti porge una mano per risolvere un qualche tipo di situazione materiale. Ok, se stai pensando a quello che è il lavoro è un sì anche qua, e anche in questo caso qui ti arriva comunque una comunicazione, soprattutto qualora tu stessi pensando a un lavoro di tipo manuale, che non vuol dire necessariamente il lavoro manuale come si può anche essere il lavoro di commesso o commessa, cioè un lavoro dove comunque non stai dietro una scrivania. E in questo caso io vedo comunque che qua ti arriva una proposta, un beneficio, non subito, però comunque ti arriva. Se stai pensando ad un ritorno, la risposta è un sì, senza ombra di dubbio, perché papessa 2 volte, re di coppe, 4 di spade, addirittura fante di spade, quindi comunque è un sì. Se stai pensando ad una nuova conoscenza, torna il discorso dell'incontrarla in un ambito prettamente legato alla comunicazione col simbolo, con la scrittura, quindi alla cultura in generale, e posso aggiungerci anche la musica qua, perché comunque come simbolo anche la nota, per dire, però tramite amici, qui entra tramite amici, quindi qui è un sì tramite l'intercessione di un'altra persona che ti aiuta, ti porge quel suggerimento, quella conoscenza, quella mano che ti portano poi a vedere realizzata la tua aspettativa. Non è immediatissima, anche qui potrebbe essere immediata la presenza dell'altra persona, ovvero della persona che ti viene per aiutare o che ti fa la proposta, che potrebbe essere vicina nel tempo. Il re di bastoni è sempre comunque un buon amico, un buon consigliere, una buona amica, una buona consigliera, o se stai cercando casa, una persona che ti propone comunque una soluzione, o anche se stai cercando di venderla. Però ecco, l'intercessione di un qualcuno potrebbe essere vicino o vicina, non proprio vicinissimo, ma nemmeno lontanissimo. Secondo me qua possiamo parlare un po' dei primi di gennaio, fine gennaio, anche per tirarla per le lunghe. Poi è quello che è la concretizzazione della tua domanda. Ad ogni modo c'è da lavorare un pochino qua sulle aspettative, e c'è da lavorare anche su quello che può essere, soprattutto se chiedi per un nuovo amore o anche un ritorno o una vittoria in un litigio, in una causa legale, poi anche può essere anche un litigio che non è andato per tribunale, comunque un ben riconoscere le proprie ragioni o una vendita, insomma tutto ciò che si deve contrattare o che si deve conoscere, qua richiede un attimino di accortezza da parte tua. Però alla fine è positiva, la regina di coppe è comunque la persona che ha trovato la sua dimensione, e la scelta che fa qua giù perché poi di scelta si tratta, qui te lo faccio notare, qui ti viene proposto un qualcosa, un'intercessione da un terzo, una terza, l'amico dell'amica, l'amica dell'amica, eccetera, oppure magari la persona che ti offre lo spunto per poter riuscire in quel particolare ambito. Qui c'è un qualcuno che si frappone, oppure può essere anche l'avvocato o l'avvocatessa che si frappongano fra te e un'altra parte, e c'è una decisione da prendere, ma anche un qualcosa che comunque dà sicurezza, dà sostegno, dà senso di aver fatto la scelta giusta, scelta giusta che si fa qua giù, quindi è un sì, un pochino più rabberciato, si dice in Toscana, arrangiato vuol dire, per quanto riguarda le nuove conoscenze, però è un sì.
Io ti ringrazio per aver visto questa seconda variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere per coloro che hanno scelto la variante numero 3 della agata naturale. La mettiamo qua e anche in questo caso ti dico, se hai visto tutte e tre le varianti, magari ponendo 3 domande diverse, continua pure la visione. In caso, benvenuto o benvenuta, pensa alla tua variante, alla tua domanda e vediamo un po' se la risposta è un sì o un no. Allora, questa è interessante. Qui se si parla di amore o tutto ciò che verte intorno ad un cambiamento della tua situazione a livello emotivo è un no. Mi dispiace, cerca un'altra variante, o magari è un no al momento, ma non è detto che sia un no definitivo. Se stiamo parlando di lavoro è un sì. L'appeso è colui che semina, è colui che comunque tu mi dirai, ma allora non potrebbe seminare anche nell'amore? Sì, certo che può, è per questo che ti ho detto che magari è un no provvisorio. Però il problema è che seminare nell'amore vuol dire comunque seminare all'interno di se stessi, nel modo di percepire il mondo, nel modo di presentarsi, nel modo di conoscere e interagire con le altre persone. Seminare nel lavoro proprio perché vuol dire conoscere se stessi, comprendere dove si vuole andare e il modo in cui si vuole interagire con gli altri è fruttifero. Mentre da una parte c'è comunque chi fa questo lavoro in solitudine, il single, dall'altra c'è comunque chi questo lavoro lo fa in solitudine preparandosi però comunque ad una semina di fatto che poi presuppone non tanto un incontro destinato quanto un riuscire a programmare meticolosamente quella che è poi una ascesa lavorativa. Quindi direi che spero di averlo spiegato bene, per il lavoro è un sì pieno, per i soldi è un sì pieno, per tutto ciò che riguarda le questioni che ci toccano a livello interiore, caratteriale, quindi dalla ricerca di un amore, da un ritorno, dalla vittoria di una causa legale, dal veder riconosciuto un qualche tipo di richiesta che abbiamo, dal veder comunque quella che è poi una risoluzione di una nostra mancanza interiore. Ecco, qui ti dice devi lavorarci ancora. Quindi al momento è un no. È molto buona invece per le questioni materiali e per tutto ciò che riguarda una crescita esponenziale a livello di materialità e lavoro. Potrebbe essere anche la scelta di cambiare nel lavoro che porta poi beneficio. Cambiare non vuol dire cambiare lavoro, puoi cambiare atteggiamento tu, puoi cambiare mansione, puoi cambiare insomma un qualcosa che ti porta comunque un grande beneficio. Andiamo a vedere col tarocco marsigliese di Claude Bourdelle, per te che hai scelto la variante dell'agata naturale. Vediamo che cosa vuole aggiungere, se la risposta alla tua domanda è un sì o un no. Vedi, torna un po' quello di prima, 7 di denari, è una carta di fare, di accordo, di reciproco scambio, anche interesse in un certo senso. Quindi qui se si tratta di amore, di sentire di profondo, la risposta è un no, torno a dirti. Anche la carta del 7 di denari parla più del rapporto di convenienza. Se si tratta di lavoro e tutto ciò che verte sulla materialità, sui sudati risparmi, qui la risposta è un sì. Anche sulle vendite, guarda, esce 2 volte l'appeso, quindi va a ribadire un po' quello che abbiamo già detto.
la regina di coppe e il 9 di spade. Questo 9 di spade viene a guastare un pochino la festa, perché parla comunque magari di quelle che possono essere sfide molto più grandi di quelle che tu puoi affrontare. Però non è detto che la risposta alla domanda sia negativa. Una regina di coppe e un appeso, soprattutto per quanto riguarda il volere fortemente in qualcosa e lavorare molto a livello di pragmaticità proprio su quella che è una dimensione propria, soprattutto se lavori in proprio, possono essere carte eccellenti. Forse quello che mi viene da dire è che qui è un sì a costo di grandi sacrifici o a costo comunque di grandi rinunce. L'appeso è una carta di ribaltamento di prospettive anche. La regina di coppe è la carta di chi è protagonista, ma anche l'appeso a suo modo è protagonista. L'appeso lo noti, una persona a testa in giù la noti. Ma laddove uno lo noti in tutta la sua brutale immagine, che esprime appunto il senso di fermezza, di staticità, anche a dispetto di gambe e braccia che ricordano un po' il glifo dello zolfo, un po' come dicono i vari manuali, quindi la rinascita, eccetera, l'epurazione di tutto ciò che non ti è funzionale. La regina di coppe invece è il lato bello, è l'altra faccia della medaglia, è comunque la persona che è protagonista assoluta del suo tempo e del suo vivere. Ma perché lo è? Perché ha attraversato un 9 di spade, ovvero un qualcosa che ferisce nel profondo ed ha epurato una parte di sé. Quindi qui la risposta è un sì, ma dovrai dare qualcosa in cambio. Può essere, che ne so, il voglio soldi, voglio il buon lavoro, voglio la casa bella, voglio... Ok, che cosa sei disposto? Sei disposta a dare in cambio, a sacrificare per la causa il tuo tempo? Magari la ricerca di un amore che ti completi di più? Magari quella che può essere una parte del tuo sogno, perché magari tu vuoi un buon lavoro ma non vuoi spostarti? Quindi magari devi invece spostarti? Insomma, c'è un qualcosa che devi rilasciare dietro di te, che devi ribaltare, un po' come fa questo appeso, vedi? Soprattutto per quanto riguarda l'arrivare, il riuscire a creare una propria dimensione lavorativa, queste sono carte eccellenti. A dispetto, ti ripeto, di un 9 di spade. È una realizzazione ottenuta con ferrea volontà, pur se in ritardo rispetto alle aspettative. È anche una carta che parla di crescita ed evoluzione spirituale, così come a suo modo fanno anche l'appeso e la regina di coppe. Quindi anche se stai chiedendo per quella che è la tua crescita spirituale, qua c'è proprio un grande livello di crescita personale, addirittura iniziatico, che vai a guadagnare nel tempo. In alcuni casi le carte dell'appeso del 9 di spade parlano addirittura dell'uso della magia. Poi questa puoi intenderla in senso più moderno, quindi magia intesa come manipolazione di forze, o anche filosofico, un po' come te la faccio intendere io, quindi come lavoro su di sé, che porta poi a direzionare l'energia attorno a sé. Per quanto riguarda il costruire una propria dimensione, una propria fortezza interiore, che poi diventa il ricettacolo di un'esperienza che permette di diventare forti, di costruire una dimensione lavorativa, anche economica, forte, queste sono carte eccellenti,
Per quanto riguarda l'amore o tutto ciò che verte intorno alla comunicazione empatica con gli altri, no. No, qui ti stanno dicendo che se stai cercando l'amore, ovviamente al momento, magari fra 2 mesi è cambiato, magari fra 2 mesi puoi riprovare, sei evoluto, sei evoluta, hai fatto magari anche a seguito forse di questa lettura quello che è un po' di lavoro di crescita personale, però ecco, su questo secondo me è più un no. Andiamo a vedere che cosa vogliono aggiungere. Vediamo perché esce la carta dell'appeso. Vedi, l'8 di spade mi va comunque a parlare di un'autolimitazione in senso sociale, ok? E quindi forse anche la famosa rottura che devi fare, o comunque ciò che devi lasciare indietro, un po' di quello che può essere il tuo mondo, soprattutto se stai chiedendo per lavoro, ma mi va a parlare anche di quella che è poi la mente dritta su quello che è un concetto di realizzazione. L'8 di spade è una carta di connessione diretta con la fonte dello spirito o delle idee, però è un lavoro che si porta avanti in solitudine. Quindi se stai chiedendo per un lavoro o per un progetto lavorativo che concerne la presenza di altre persone o da dipendente, la risposta qua è un no. Sempre fermo restando che si tratta di un qualcosa che a seguito poi della tua analisi interiore può comunque mutare, Allora, vediamo un po' perché esce la regina di coppe. Il 9 di denari, vedi? Anche qui il 9 di denari è una carta che va a parlare di condizioni di singolo, un po' anche come il 9 di spade. Quindi è qualcosa che porti avanti tu. Quindi, torno a dirti, questa è una, forse per pochi, è una lettura molto buona per chi porta avanti un lavoro in solitudine. In questo caso è eccellente. O un progetto di vita in solitudine. Il 9 di denari è la carta di chi dà la rassicurazione, di chi è la carta proprio dell'assicuratore, di chi lo fa di lavoro. Ma l'assicuratore, come lo vedi tu? Lo vedi come una persona che, sì, ammesso che tu non vada alla sua sede, lo vedi di solito come una persona che viene da te, che si propone, che ti porta il cedolino da firmare, ti porta insomma tutto quello che è funzionale al rapporto fra te e lui, o lei che sia. Però è un qualcuno, vedi, che comunque poi riprende il suo cammino. Non è un qualcuno che dopo che ti ha portato il cedolino il giorno dopo ti richiama, guarda, c'è da far qui, cioè è una persona che agisce in solitudine e come tale apre, chiude il progetto e ci vediamo l'anno prossimo. Quindi ecco, qui è molto su questo tipo di settaggio la cosa. Per il lavoro è buona, ma per il lavoro improprio, non per il lavoro da dipendente. Vediamo perché esce il 9 di spade. Il re di spade di nuovo torna alla solitudine, di nuovo torna il prendersi il proprio destino in mano. Allora, torno a dirti, se hai un progetto lavorativo, se vuoi comprare casa, se vuoi costruire un qualcosa di tuo, se vuoi diventare imprenditore o imprenditrice, se vuoi vendere una casa, vendere o magari anche concordare la vendita di un qualcosa, ok, è un sì pieno. Se aspetti un ritorno, se cerchi un amore, se vuoi vincere una causa legale, se vuoi vedere riconosciuto qualsiasi tipo di diritto, se vuoi un qualcosa dove comunque una terza persona deve agire per tuo conto, può essere un avvocato, può essere un medico, può essere qualcuno che ti fa un certificato, qui devi lavorarci ancora, molto anche, e soprattutto lavorare molto sulle tue aspettative. Quindi qua è eccellente per chi ha un'attività in proprio o
vuole comunque portare avanti in proprio qualsiasi tipo di trattativa o di progetto. In questo caso sarà per pochi, ma è così. Bene, terza variante è un po' più cruda, però non per questo meno bella, diciamo che ti invitava a tirar fuori un po' il coraggio. Io ti ringrazio per aver seguito questo interattivo un po' più breve, ci sarà anche quello di domenica, poi nonostante io domenica sarò impegnato a fare le letture dal vivo, non sarà breve come questo, sarà un po' più articolato, però non ci saranno introduzioni. Ti ringrazio per averlo visto, ti ricordo appunto che domenica a Palaia, davanti al mio studio, terrò sessioni di cartomanzia in occasione dei mercatini di Natale dell'anno 2022 organizzata dal comune, e se vuoi, se ti fa piacere, se abiti vicino o vicina o se vuoi farti una gita in Toscana, ti invito a salire fino a Palaia, perché non c'è solo Cronos, poi ci sono i prodotti tipici, c'è il mercatino, c'è il vino buono dalle mie parti, ci sono tante belle cose. Ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao!